Buongiorno da Torri del Benaco, vi porto nel castello, guardate, e arriveremo là sopra. Alle mie spalle, vi faccio vedere anche il posto perché è bellissimo, ho già fatto dei video, quello è il porticciolo e di là si va poi nel centro storico. E di là fate il biglietto, già l'ingresso è molto suggestivo. Eccoci all'interno del castello e prima di farvi vedere tutte le sale interne io vi porto là sopra perché c'è una vista veramente spettacolare. Vi do anche qualche informazione. Il castello è stato costruito nel 1383 da Antonio della Scala su delle rovine preesistenti risalenti al X secolo. Sopra la vista è stupenda. Ci sono un po' di scalette da fare, ma ne vale la pena. E poi dopo vi faccio vedere la limonaia, che è favolosa. Eccoci arrivati in cima, preparatevi a un panorama bellissimo. Allora, intanto, questa è la prima veduta da qui. Poi vi faccio vedere dalla parte di là della torre e andiamo di qua adesso. Poi possiamo salire anche in un punto più alto che è quello. Poi andiamo, guardate il vento. Io abito a Desenzano, quindi nel Basso Lago, e qui si sta meglio sicuramente. Allora, di qui sotto c'è la limonaia, poi andiamo a vederla perché credo l'unica o una delle poche limonaie sul lago di Garda ancora in funzione. Poi vi spiegherò anche tutta questa struttura perché molte volte magari siete passati con la macchina da lontano, avete visto queste strutture e adesso vi racconto un po' tutta la storia della limonaia e la funzione di della struttura che vedete. Di là c'è il porticciolo, il porto, il lungolago che è da quella parte e lì dove sto inquadrando il centro che è bellissimo. Guardate che panorama. Il biglietto per entrare costa 5 euro, poi se avete delle riduzioni anche meno. Tessera ACI mi hanno detto, sopra i 65 anni eccetera eccetera, studenti eccetera. Guardate che vista da qua, preparatevi. Sembra il mare da qua. Poi vi faccio vedere anche da questa parte. Di là c'è una zona che stanno riqualificando e dalla fotografia ho visto che uscirà molto ma molto bella. Ho anche fatto un altro video dedicato al lungolago e vi mostro quelle fotografie del nuovo progetto. Comunque vi terrò aggiornati perché io ci passo spesso di qua. Guardate l'acqua. E adesso saliamo là sopra. Guardate che vento là. Ok, andiamo sopra la torre e vediamo com'è la vista da là. Se avete problemi di vertigini però non vi consiglio di venire perché qui sopra ho visto già alcune persone che avevano dei problemi. E questo è il punto più alto del castello. Anzi, in realtà il punto più alto è questo. Ecco, questo è veramente il punto più alto. E là sotto c'è la limonaia e di là una parte in ristrutturazione. Ma ora scendiamo
e andiamo a vedere la limonaia e vi spiego qualcosa. Eccoci qua, siamo scesi da là, così vi do anche un riferimento per capire dalla torre. Eravamo là sopra, guardate che spettacolo. E adesso andiamo a vedere la limonaia. Eccola qua, siamo all'interno della limonaia. Quante volte vi è capitato, magari come dicevo prima, di passare sulla strada, specialmente del Garda, di vedere queste strutture e magari di non capire bene, no? Il motivo perché questa forma. Ora, gli agrumi qua, quindi i limoni, i cedri anche, sono stati portati dai frati, leggevo prima, di San Francesco, da un convento garniano. Qui leggo nel XIV secolo, in un altro libro ho letto XIII secolo, quindi probabilmente ci sono opinioni contrastanti. Ora, intanto questa struttura, come vedete, è molto alta, perché la pianta di limoni può raggiungere i 10 metri di altezza. Ora vi faccio notare queste strutture di legno, ogni pianta è appoggiata, qui vedete, a un palo di legno in modo tale che possa crescere in verticale e il più dritto possibile. La limonaia è caratterizzata da questi pali cemento molto grossi e resistenti, da una tettoia e soprattutto da queste parti che qui riuscite a vedere, e sul Garda probabilmente non avete mai viste, no? Queste finestre in legno che d'estate venivano aperte e d'inverno naturalmente chiuse, perché dovete sapere che questi agrumi qui non si trovano nel loro habitat naturale, perché non fa molto caldo, siamo al nord, sono più adatti naturalmente alla parte meridionale dell'Italia. Quindi per mantenere un microclima si usavano queste finestre e sopra c'erano delle tettoie e in alcuni casi c'erano anche delle tende che erano asportabili facilmente per fare passare l'aria. Ora lì prima ho visto un cartello e vi do anche qualche indicazione specifica di questa limonaia. Ecco, tanto qui c'è anche una fontanella con le tartarughe. Ora questa limonaia qui è stata eretta nel 1760 dopo l'abbattimento della seconda cinta muraria ed è una, quindi c'è ancora qualcuna delle ultime, ancora in funzione sul Garda e ospita limoni, arance e mandarini. E qui racconta anche che ai tempi si usava riempire delle ciotole con dell'acqua e queste ciotole venivano poste sul davanzale della finestra dove dormiva l'agricoltore e appena si accorgeva che l'acqua tendeva a ghiacciare correva qui naturalmente e accendevano anche dei fuochi per mantenere il calore in questa serra. Bene, adesso andiamo a visitare le sale del castello e intanto spero che il video vi stia piacendo, mettetevi un like e soprattutto, importantissimo, iscrivetevi al canale così mi aiutate a farlo crescere. Guardate che bello, qua c'è la temperatura, in questo momento qui all'interno ci sono 30 gradi, anche se comunque si sta bene perché è molto ventilato e guardate che bello, quindi io vi consiglio veramente di venire qui all'interno del castello perché non solo avete una vista magnifica ma avete la possibilità di vedere una limonaia, una delle ultime sul lago di Garda ancora in funzione. Bene, andiamo a vedere le sale. Ora rientriamo nel castello, vi do ancora una panoramica prima di entrare della bellezza di questa struttura. Noi prima, così vi fate anche un'idea del posto, eravamo là sopra, siamo scesi, lì dietro c'è la limonaia e adesso entriamo e andiamo a vedere le sale. Come vi dicevo, non mi ricordo se ve l'ho detto, questo castello all'interno è stato
adibito a museo etnografico, quindi racconta la storia del posto. Queste sale sono dedicate alla pesca, per chi fosse interessato. Ora non mi soffermo troppo perché magari qualcuno non è interessato. Queste sale invece sono dedicate alla produzione dell'olio. Sapete che il lago di Garda è famoso per la produzione dell'olio, e infatti fino a poco tempo fa il lago di Garda si sosteneva attraverso la vendita dell'olio e quindi con la pesca. Questo è un piccolo museo dedicato alla pesca. Di lì potete entrare nella limonaia di nuovo e andiamo a vedere le sale di sopra. Questa parte è dedicata, molto carina, alla modellistica. Ora, io non sono un esperto in navi, però la cosa che mi è balzata all'occhio subito, molto interessante rispetto ad altri musei che ho visto di navi, è questa, cioè ogni vetrina è dedicata a uno stato ed è molto visibile attraverso la bandiera, quindi qui comunque si possono vedere gli stili delle barche americane, qui della Repubblica di Venezia, qui le barche francesi, là in fondo le barche inglesi. E ecco una cosa, nei miei video avrete notato che non mi soffermo troppo nel parlare di un determinato aspetto, per esempio qui delle navi, o per esempio qui che vediamo ci sono ancora navi e documenti storici. Ora andiamo in altre sale. Perché non mi soffermo troppo? Perché intanto vi faccio vedere anche gli altri posti, saliamo di qua. Non mi soffermo troppo perché magari qualcuno non è interessato e quindi tendo sempre, intanto che parlo vi faccio vedere, qui adesso andiamo nella sala delle incisioni rupestri, quindi dicevo, tendo a non entrare proprio nello specifico, uno perché non sono un esperto io di tutto, comunque non mi soffermo neanche a leggere ogni indicazione, potrei farlo, ma voglio dire, ognuno ha i propri interessi, magari sono più interessato per esempio alle incisioni rupestri, mi fermo qua 20 minuti e qualcuno non è interessato, quindi tendo sempre a fare dei video, come in questo caso, un po' generalisti, in modo tale da non annoiare nessuno e comunque interessare le persone che sono interessate. Qui spero di essermi spiegato in tutto questo parlottio. Questa è la sala delle incisioni rupestri ed è molto importante perché attesta non soltanto la presenza degli uomini qui a Torre del Benaco, che se non ricordo male è intorno certificata al 2000 a.C. grazie al ritrovamento anche di queste porcellane, la vedete qualcosa là dietro, ma qui è interessante, per chi è interessato, vedere come nella zona del lago di Garda questa è la più interessata alle incisioni rupestri. Questa è la parte settentrionale dell'Italia, i punti rossi sono i punti naturalmente di maggiore interesse, questa è l'Europa. Altro aspetto interessante sono che qui in zona, per chi comunque vuole approfondire, può trovare delle vere incisioni rupestri naturalmente e andarle a vedere. Qui, come nel Museo della Pesca, c'è una televisione, ci sono 3 lingue, quindi potete vedere il documentario sulle incisioni. E altro e ultimo aspetto che vi dico di questa sala è questo. Qui dentro nella sala trovate delle riproduzioni naturalmente finte, però che vi fanno vedere esattamente come sono le incisioni rupestri qui sulle rocce vere. Altro aspetto interessante di questa sala delle incisioni rupestri che ho notato, ecco qua le vedete meglio proprio nel punto dove nascono. Ecco un'altra cosa, leggevo che le incisioni rupestri naturalmente hanno varie fasi, le prime date risalgono a 30.000 anni avanti Cristo, però le incisioni rupestri, come vedete, e questo è uno schema molto interessante, riassuntivo, si ritrovano anche fino al 1500 del Medioevo, vedete? Naturalmente le figure
che disegnavano, che incidevano nelle pareti nel Medioevo erano naturalmente più complesse, c'erano delle navi ovviamente, rispetto alle figure del 2000 a.C. E che cosa incidevano? Incidevano, per esempio, dei simboli, qui dei simboli solari, o incidevano se stessi praticamente mentre facevano delle attività. Incisioni rupestri deriva da rupes, quindi roccia, no? Incisione sulla roccia. E qui ci sono delle figure, vedete, una riproduzione dalla roccia originale e qui poi stilizzata graficamente. Bene, come vedete ci sarebbe tantissimo per ogni punto di cui parlare, però qui della rappresentazione delle armi, però voglio dire, magari farò in inverno più soprattutto dei video specifici proprio magari dedicati alla pesca, dedicati alle incisioni rupestri, in modo tale che chi è interessato si guarda il video. Qui invece vi faccio una panoramica giusto per farvi vedere qualcosa e per dirvi cosa trovate all'interno del castello. Ora, all'uscita vi faccio vedere i marmi, un altro punto di interesse del castello. Allora, qui siamo all'entrata, vedete dove eravamo prima, e non vi ho fatto vedere, l'ho lasciato per ultimo, questi marmi. Che cosa sono i marmi? Cosa rappresentano? Allora, intanto è interessante perché meno male che in ogni punto ci sono delle indicazioni, questo è molto d'aiuto, sono indicazioni anche veramente, io le leggo molto chiare ed esplicative. Quindi fino agli anni 60 dice una delle famose attività svolte a Torri del Beneco, quindi qui, era l'estrazione del marmo, attività testata già in epoca medievale. E poi ho letto che tutti questi marmi venivano da qui portati a Desenzano a Peschiera, i porti un po' più importanti, e da Desenzano a Peschiera, tra parentesi, non so se l'ho detto, io abito a Desenzano, da questi porti partivano per altre località fino anche all'America. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, qui siamo all'uscita, dove eravamo all'inizio, e mettetemi un like, è molto importante per me avere un riscontro, è importante anche avere un vostro commento e avere anche la vostra iscrizione. E ci vediamo in un prossimo video.